pisellini, vaginelle, allora. Nuova recensione cinematografica, o meglio, nuova devastazione di un film costato moltissimo, che sta incassando moltissimo e che io vi ridurrò alle dimensioni di una soap opera sudamericana. Oggi vi parlerò di San Andreas, il nuovo film catastrofico sul terremoto che prima o poi colpirà, indovinate un po', la faglia di San Andreas. Protagonista del film è il monumentale Dwayne Johnson, meglio noto come The Rock, altrimenti detto il Roccia. E da qualche parte ci sono anche altri personaggi che compaiono un po' qua e là urlando prima di essere spappolati sotto qualcosa. Trama: Ray, il Roccia, falso corridore dei vigili del fuoco pilotando un elicottero, scoppia il mega ultra super terremoto nella faglia di Sant'Andreas e va in giro per la California a cercare di salvare l'ex moglie e la figlia mentre lotta contro gli edifici che crollano. Fine. Una trama pregna di un profondo significato, Non c'è molto altro da dire, se non che in San Andreas troviamo tutti gli elementi e personaggi tipici dei film nei quali tutte le cose crollano e vengono distrutte. Abbiamo il protagonista, il Roccia, che come tutti i protagonisti di questi film ha un passato triste e difficile. Infatti gli è crepata la figlia di circa 8 anni perché ha deciso di portarla a fare rafting sulle cascate del Niagara anziché a Disneyland. E lui si strugge perché non aveva previsto che lei sarebbe finita a fare compagnia alle trote salmonate. In fondo al mare, in fondo al mare. Troviamo l'ex moglie del protagonista, che come in ogni film dove le cose vanno a scatafascio, divorzia da lui dopo la morte della figlia e va a vivere insieme all'altra figlia con un riccone insulso che lo vediamo per un totale di 5 minuti e lo odiamo nel primo secondo in cui viene inquadrato, perché come in ogni film catastrofico il nuovo marito è un personaggio moscio ma molto ricco, vestito come se fosse uscito da un catalogo di Postal Market e che parla con la stessa verve di Piero Angela. E ovviamente, come in ogni film di disastri apocalittici, nel momento del bisogno non si dimostra all'altezza del protagonista, scappa a gambe levate e crepa malissimo. Poi troviamo lo scienziato sfigato ma geniale che, come in ogni film di questo genere, predice il cataclisma al minuto 7 mentre insegna in un'aula universitaria presumibilmente sponsorizzata dalla Apple. E siccome lui e soltanto lui ha sviluppato una teoria che va in contrasto con tutte le altre teorie degli scienziati di tutto il globo, lui e soltanto lui scopre che il mondo come lo conosciamo noi sta per finire. E la sua scena madre si conclude con la frase che in qualsiasi film apocalittico qualcuno deve pronunciare. Che cosa facciamo? Avvisiamo tutti. Zan zan zan. Troviamo poi la figlia del protagonista, che come in ogni film dove tutto viene devastato, si trova casualmente al centro dell'inferno ed è in pericolo di vita. Ma siccome la figlia del protagonista, lei e soltanto lei sa come fare a sopravvivere e si trasforma in Tomb Raider in attesa che Babbo Roccia faccia il giro del mondo per andarla a salvare. Bravo. E come in ogni film dove madre natura è mestruata e incazzosa, troviamo una serie di fughe su mezzi di trasporto sempre più piccoli e sempre più a caso. Prima di tutto l'elicottero, che è in grado di volare tra i palazzi che crollano e non subire alcun danno. Passiamo poi al pick-up rubato, che viene opportunamente scambiato con un aeroplano biposto di proprietà di due vecchietti che stanno facendo l'unica cosa sensata che andrebbe fatta in questi casi. Arrivati a San Francisco, dove i palazzi stanno oscillando come il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo, anziché parcheggiare l'unico mezzo di trasporto che può sorvolare un terremoto di proporzioni epiche, decidono di abbandonarlo in volo per paracadutarsi dentro uno stadio, per poi prendere un gommone motorizzato e ritrovarsi davanti a uno tsunami alto 10 km. E ci si domanda: come faranno a sopravvivere ad un'onda in grado di inglobare anche l'Everest? Semplice, andandogli incontro. Alza le braccia, dai! A bordo della barchetta si lanciano contro lo tsunami più grande della storia degli tsunami, viaggiano in verticale per circa 10 minuti, arrivano sulla cresta dell'onda dove tutto è tranquillo e pacifico, per poi tornare indietro e farsi un giro nella città sommersa come se fossero nei canali di Venezia. Il canal, che gasciuga il canal! E ancora, come in ogni film dove sopravvive solo il protagonista, troviamo la coppia di vecchietti che si abbraccia un secondo prima di morire, il bacio appassionato tra il protagonista e l'ex moglie mentre la figlia sta morendo soffocata a tipo 2 secondi di vita, ma chi se ne frega perché tanto c'è sempre tempo per un bacio con la lingua. L'aiutante dello scienziato che fa tutto il lavoro senza prendersene il merito e crepa malissimo. La bambina spaventata che viene abbandonata dai genitori e che viene salvata in extremis da qualcuno che morirà al suo posto. La gente che mentre tutto crolla fa finta di niente e rimane dove anziché scappare.
fare. La metropolitana che sguscia dalla strada e che si trova in un tunnel ad 1 metro sottoterra. Un cimelio di famiglia estremamente importante che viene perso in mezzo ai detriti di un'intera città collassata e che magicamente viene ritrovato alla fine del film. La bandiera americana che svolazza fiera in mezzo alle macerie. E il personaggio secondario inutile che viene interpretato da qualcuno di importante e che muore 2 minuti dopo essere stato ripreso. In questo caso si tratta di Kylie Minogue, raccattata a caso dai produttori e menzionata a random tra i protagonisti del film nei titoli di coda. Insomma, un filmone costato 110 milioni di dollari che mi sento di consigliare a chi ama gli effetti speciali, chi vuole passare una serata adrenalinica senza preoccuparsi di capire quello che sta succedendo, chi è terrorizzato dai terremoti e che vuole degli spunti su come sopravvivere a bordo di un triciclo armato solo di un puntatore laser. Se avete visto il film e siete sopravvissuti, scrivetemi nei commenti qui sotto cosa ne pensate. Qui di fianco trovate l'altra recensione che ho fatto e cliccando qui sotto potrete iscrivervi al canale. Io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Sempre se sono ancora vivo. Oh cazzo.